Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gabriele Mura e sono il fondatore e webmaster di agisoft-coaching.com. Questo è il corso di Agisoft Metashape Standard, è presieduto naturalmente da me, dal sottoscritto, dove vi vorrei mostrare le funzioni essenziali, basilari, per imparare ad usare il software. Quindi iniziamo. Potete vedere diversi tipi di barra in alto, barra del menu con le varie etichette e file da dove possiamo creare un nuovo progetto, aprirne uno già creato, inserirne col comando append un progetto già creato all'interno di un nuovo progetto. Oppure ci sono tante altre opzioni: salvataggio di esportazione, punti modello, generare un report, esportare le camere, le maschere, che vedremo cosa sono in questo tutorial, le texture, che sarebbero le mappe finali ricavate dalle fotografie, o un panorama a 360 gradi. Possiamo inoltre importare camere da un altro file, oppure maschere, punti, modelli, texture e iframe da un video. Allora, stiamo parlando di un programma di fotogrammetria che quindi utilizza le fotografie per la ricostruzione di un modello tridimensionale. Quindi per iniziare possiamo innanzitutto creare un nuovo chunk qua dalla barra workspace, e quindi andare su questa icona, fare clic con il tasto sinistro del mouse e vedremo che si creerà un nuovo chunk. Solitamente viene creato un chunk per livello di quota, diciamo, sul quale noi andremo a scattare le nostre fotografie. Se creerò diciamo, un set fotografico attorno ad un oggetto con una quota da terra di mezzo metro, avrò allora tutte le fotografie all'interno di questo chunk. Se invece ne creerò anche altri, cosa ne so, ad 1 metro o 2 metri, ne creerò altri. Questi chunk poi andranno ad unirsi tutto in un uno per creare poi il modello completo. Quindi dicevamo, qua sopra dalla barra ci sono anche degli strumenti di editing, visualizzazioni delle varie, come dicevamo, degli vari strumenti all'atto, oppure c'è il menu workflow da cui possiamo richiamare alcuni comandi. Attualmente ci interessa analizzare questo menu, perché tramite questo menu possiamo inserire le fotografie singolarmente oppure da una cartella predefinita, già creata in precedenza. Lo stesso procedimento può essere effettuato facendo il clic col tasto destro sul chunk e quindi andando su Add, e quindi inserire singole fotografie al folders. Quindi ora, andando su Add Photos, possiamo importare questo set fotografico che è fornito direttamente dalla ditta del programma Lagisoft. Quindi se andate sul sito internet lo potete trovare scaricabile. Poi se ci sono problemi vi posso anche fornire il link, insomma. Quindi selezionando la prima foto col tasto sinistro del mouse, posso poi evidenziarle tutte tenendo premuto il tasto Shift, che sarebbe quella freccetta a sinistra sopra il tasto Control della tastiera, e poi premere col tasto sinistro l'ultima foto, così le avrò selezionate tutte. Il passo successivo è fare clic qua in basso a destra sul tasto Apri per confermare. Si vedrà un breve caricamento e dopodiché possiamo notare quelle che sono le fotografie analizzate, cioè prese, importate, e quindi le potremo scorrere. Come vedete, le foto sono state fatte seguendo un andamento circolare attorno al soggetto,
In questo caso è questo monumento, questa statua con un basamento di tipo similare al granito, e, quindi possiamo notare che c'è una sovrapposizione che viene detta tecnicamente un overlapping, che ci consente di creare dei punti di contatto tra una fotografia e l'altra. Queste sovrapposizioni solitamente sono del 50% per garantire una maggiore sicurezza nel, nel processo di ricostruzione. In questo caso sono anche di meno, sembra circa di un 30-40%, insomma. Quindi possiamo procedere nel nostro percorso di ricostruzione, innanzitutto andando a selezionare la prima fotografia, in questo caso è la 3023, e quindi possiamo iniziare a scontornare quello che è la sagoma della statua. Perché la dobbiamo scontornare? Perché vogliamo dire al programma di processare solamente questo monumento e non tutto quello che c'è attorno. Come vedete ci sono numerose cose attorno che possono disturbare la ricostruzione del monumento, per cui noi andiamo ad isolarlo. Il background, cioè il contesto, comunque funge da riferimento per la corretta giustapposizione del modello nello spazio, insomma, quindi l'acquisizione delle coordinate. Come vedete ci sono degli elementi ripetitivi, tipo gli edifici, le macchine e tante altre cose, l'erba. Quindi procediamo selezionando lo strumento di selezione Lazzo intelligente. Quindi possiamo partire dal vertice della testa della nostra statua, diciamo, fare clic col tasto sinistro per avviare questo lasso, e quindi iniziare a muoverci attorno al soggetto. Ora, se teniamo premuto il tasto CTRL, si creerà un effetto magnete, diciamo, attorno al perimetro della statua. Quindi premiamolo per selezionare quelli che sono i bordi, oppure rilasciamolo qualora il risultato non ci soddisfi. In questo caso faremo una selezione abbastanza rapida per valutare quelli che sono quella che è la procedura di ricostruzione delle maschere, e quindi poi mostrarvi come si lavora sempre con quest'ultime, con le maschere. Quindi come vedete, tenendo premuto il tasto CTRL, la selezione risulta molto più veloce e molto più precisa, in teoria, rispetto a quella tenuta con Lazzo. Però a volte ci sono delle come posso dire, fa tipo un effetto segatura, e quindi non viene perfettamente come dovrebbe. Ci sono dei sistemi per evitare questo procedimento, ovvero di tra virgolette ingabbiare l'oggetto all'interno di un box magari bianco, in maniera tale che si eviti il processo di scontornamento, che comunque sia un processo abbastanza lungo e che dovrebbe essere ripetuto per ogni singola fotografia.
Come vedete, utilizzando il tasto CTRL risulta una procedura abbastanza rapida. Decidiamo di selezionare anche il basamento e di riquadrarlo, quindi dicevamo che la fotogrammetria quindi ha come scopo quello di ricostruire degli oggetti trovando delle verosomiglianze tra immagini consecutive. Queste verosomiglianze ci aiutano nel processo di ricostruzione. Per orientare, quindi ricostruire e giustapporre le texture in maniera corretta. A differenza del laser scanner, questa procedura garantisce comunque un migliore risultato nelle texture, perché si rifà appunto alle fotografie e non ad un mero risultato di un procedimento di colori RGB. Infatti è sempre più comune l'utilizzo abbinato di una metodologia abbinata con l'altra. Sicuramente il laser scanner risulta molto più preciso perché appunto è dato dalla proiezione di un raggio su una superficie, quindi ha una precisione molto più elevata. Parliamo anche di decimi di millimetro. Mentre questa procedura comunque è una procedura molto interessante che ci dà ottimi risultati e ci consiglia anche un modello pronto per la stampa 3D senza ulteriori rimaneggiamenti. Oppure potrebbe essere usato anche per la presentazione di foto, video oppure PDF interattivi per mostrare appunto degli elementi magari prodotti da un'azienda, fare un book, oppure stupire con una nuova tecnologia, un nuovo modo di fare pubblicità, oppure di proporre un prodotto di design magari. Quindi a differenza del passato, la fotogrammetria non è più una disciplina meramente collegata alla cartografia, ma diventa una disciplina moderna dove poter creare, dove poter dare libero sfogo alla creatività. Quindi abbiamo finito di selezionare la nostra statua. Vedete che si è rimpicciolito il pannello delle fotografie, quindi l'ho ringrandito e abbiamo finito di selezionare la nostra statua, però in questo caso noi abbiamo selezionato la parte appunto riguardante il monumento. Se io voglio mascherare questo all'interno di questa fotografia ciò che sta al di fuori del monumento, allora sto selezionando qualcosa di sbagliato.
perché la maschera funziona per sottrazione. Allora, se io qua sotto vado a selezionare questo quadratino col cerchietto dentro e col tasto sinistro del mouse, posso notare subito che invertendo questa selezione, quindi facendo clic su questo pulsante sopra nella barra degli strumenti, che si chiama inverti selezione, posso andare poi a confermare la nuova selezione, vedete, contraddistinta da questo campo rosso. Da questo campo rosso, e quindi potrò fare clic sul tasto aggiungi selezione per confermare l'area. Come vedrete qua sotto comparirà una selezione nera che sarà esattamente tutta la parte da escludere, invece quella bianca sarà tutta la parte da mantenere. Ora faccio clic col tasto destro su questa maschera e vado su mask, potrò resettare la maschera cancellandola. Perché faccio questo procedimento? Perché io già l'ho già ripetuto per ogni singola maschera, e quindi così vi mostrerò come importarle. Quindi resetta maschera, applico a questa camera, a questa fotografia, faccio clic su ok, quindi viene annullata. Per selezionare tutte le maschere ripeto la stessa procedura, seleziono la prima e premendo il tasto Shift, ovvero il tasto con la freccia sopra il tasto Ctrl, tenendolo premuto clicco col tasto sinistro sull'ultima fotografia selezionandole tutte. Quindi faccio clic col tasto destro sulla prima fotografia e vado su import maschera. In questo menu potrò scegliere il metodo importa da un file. Ci sono anche altre opzioni, magari dal canale alfa oppure dal background oppure dal modello, ma nel nostro caso interessa importarle da un file perché l'abbiamo già creato. Operazioni riposizionamento, quindi non unione, non intersezione né differenza, andiamo a sostituirle. Il nome del file template contiene questa parentesi grafa con all'interno scritto file name. Questo ci consente di ripetere l'operazione per ogni singolo file consecutivo e non di riferirci meramente ad un singolo file. Quindi ora procediamo indicando a quali telecamere applicare questo procedimento, quindi seleziono applica a tutte le telecamere selezionate. Faccio clic sul tasto OK per proseguire, quindi vado sulla cartella Masks che ho già creato precedentemente, faccio clic su seleziona cartella. Sarà un breve procedimento di importazione di tutte le maschere. Potrò verificare la corretta importazione scorrendo la barra laterale. Vedete come cambio da una fotografia all'altra, tutte le maschere risultano esattamente aderenti al monumento di nostro interesse. Questa, come dicevo, è una procedura un po' lunga che potrebbe essere evitata magari da un lenzuolo circostante all'oggetto. Comunque ve lo sto mostrando per conoscenza, non sempre si possono fare queste operazioni. Quindi possiamo andare avanti o cliccando su workflow e andando su align photos, oppure facendo clic col tasto destro sul chunk e andare su process e selezionare sempre align photos. Clicchiamoci su col tasto sinistro, otterremo un nuovo pannello dove selezionare l'accuratezza elevata, scusate,
Una preselezione generica che solitamente si usa per foto, per un numero di foto molto elevato, però comunque in questo caso lasciamo tutto come già preimpostato. Ci sono già dei punti massimi consentiti di controllo e si decide di applicare la maschera ai punti, diciamo, quelli rilevati. Creare delle camere adattate non ci interessa, quindi pigiamo col tasto OK per proseguire. Si avrà un breve caricamento dove verranno allineate tutte le fotografie attorno al soggetto da rappresentare, ovvero al monumento. In questo modo, in questo procedimento verrà creata una correlazione diciamo biunivoca tra l'apparecchio fotografico e il soggetto da rappresentare, ovvero da ogni singola fotografia il software sarà in grado di estrapolare tutti i punti RGB con uno stesso colore e di raggrupparli e quindi di riconoscerli di foto in foto. Questa procedura ci consentirà quindi di associare la posizione spaziale degli apparecchi tramite una procedura di interpolazione. Quindi si creerà una relazione tra gli apparecchi fotografici, come vedete qua, tra il singolo apparecchio fotografico che punterà nella direzione come vedete in questo caso del monumento, ma anche tra apparecchio e apparecchio, perché in funzione di dove si trova a questo punto rispetto alla foto si creerà un posizionamento, una rotazione della singola immagine attorno a questo oggetto. Questa è la ricostruzione della nuvola sparsa, che è la prima fase della ricostruzione, della procedura di ricostruzione del nostro modello. Vi consiglio di utilizzare gli strumenti del box della regione, quindi possiamo ruotare questa regione muovendo queste orbite, diciamo, queste circonferenze contenute all'interno dell'orbita. In questo caso cosa succede? Che c'è la croce, questa crocetta che risulta di fronte. Vi consiglio di metterla sotto, quindi ruotiamo perché qualora dovreste fare un'animazione, così avete già pronto l'asse come verticale rispetto all'oggetto e da animare. Tutte le animazioni vengono solitamente fatte intorno ad un asse di rotazione, quindi in questo caso l'asse su cui far ruotare l'oggetto eventualmente sarebbe questo verticale che abbiamo appena indicato. Possiamo quindi fare alcune considerazioni sull'orientamento, quindi possiamo vedere la vista dall'alto, ad esempio se risulta corretta, in questo caso non mi sembra, perché la vista dall'alto dovrei vedere la testa della nostra statua, diciamo. Quindi se vedo la vista frontale praticamente la vista è praticamente uguale, quindi torno nella vista dall'alto e seleziono da questo strumento dei tools, questo strumento a forma di piramide dal quale posso interagire con l'oggetto, quindi muoverlo, scalarlo, ruotarlo o resettare le modifiche che ho fatto. Quindi in questo caso ci interessa ruotarlo, quindi faccio clic su ruota per metterlo
verticalmente rispetto ortogonalmente, diciamo, al piano orizzontale. Questa posizione potrebbe andare. Per controllo andiamo di nuovo sul pannello model, viste predefinite andiamo in frontale. Sembra abbastanza ok, però posso ancora perfezionarlo agendo anche in queste viste. Quindi queste posso andare anche sulla vista sinistra per verificare che il risultato sia quello voluto. Torno nella frontale perché desidero comunque sia di avere la vista frontale con l'omino rivolto verso la nostra parte. Quindi ripassiamo le viste per vedere se tutto è andato come volevamo. Così dovrebbe andare bene. Quindi sinistra e frontale. E poi c'è la vista dall'alto, che è questa. Ok. Un'ulteriore attenzione può essere rivolta al controllo dei parametri della calibrazione dell'apparecchio fotografico. Quindi possiamo andare sul menu Tools per selezionare Camera Calibration e vedere che le caratteristiche della macchina siano inserite qua. La risoluzione, la lunghezza focale, quindi le caratteristiche della dimensione del singolo pixel ottenute dalla dimensione del sensore, la dimensione della lunghezza focale, appunto 50 mm, e quindi che queste caratteristiche vengono ripetute all'interno di ogni fotografia qua sotto. In questo caso è tutto inserito correttamente e quindi possiamo procedere premendo il tasto ok e possiamo anche perfezionare quello che è stato il precedente allineamento andando su Process dal menu che otteniamo cliccando sul tasto destro con il tasto destro sul chunk 1, quindi selezionare Import, no, scusate, Process e ottimizza il posizionamento degli apparecchi fotografici. Qua selezionerò tutti i valori presenti e premerò ok in maniera tale che questo allineamento sia il più fedele possibile. Posso intanto selezionare il pannello qua mostra maschera dal menu sotto, dal pannello delle fotografie, in maniera tale di rivedere tutte le foto in preview. Possono essere usati anche dei comandi per cambiare la visualizzazione da qua sotto, più grande, più piccolo, oppure una vista più dettagliata dove potete vedere ad esempio tutte le foto allineate al di sotto del pannello allineate, appunto. Un altro modo per verificare che tutte le foto siano state allineate correttamente è quello di verificare qua sulla sinistra al di sotto di proprietà chunk 1, quindi tutte le camere sono 32, quelle allineate sono 32, quindi il processo è andato a buon fine. Possiamo quindi andare avanti passando alla fase successiva dove posso creare quella che è la nube densa. La creazione della nube densa non è altro che una fase intermedia tra la creazione della nube sparsa e quella delle superfici da estendere al di sopra di questa fitta maglia di punti, insomma. Qualità impostiamo alta, il filtro anziché delicato
lo metto aggressivo perché in questo caso non ci sono dei dettagli minuti né particolari, insomma, quindi voglio un modello più netto, non eccessivamente rugoso nel dettaglio. Quindi calcolerò anche il colore dei punti. Per andare avanti pigio il tasto OK e si avvierà un caricamento. Possiamo fare delle ulteriori considerazioni su quelle che sono le immagini utilizzate e sul corretto ehm, sui settaggi corretti durante lo scatto fotografico, ad esempio paragonando ehm, la prima foto con la terza e confrontandone i dettagli mi accorgerò che ci sono dei parametri qua all'interno del pannello fotocamera. Andiamo su proprietà dettagli e andiamo nel pannello fotocamera. Potrò paragonare i dettagli contenuti all'interno della fotografia e questi dettagli dovrebbero essere in teoria sempre uguali. In questo caso però questo non accade perché ad esempio c'è una focale diversa, anche se c'è uno shutter speed, ovvero un tempo di esposizione, che in questo caso è identico, e anche l'ISO è identico. Quindi vi consiglio di utilizzare solitamente una modalità manuale quando dovete scattare le fotografie e di bloccare tutti questi parametri in maniera tale che siano verosomiglianti, insomma. Perché se così non fosse, anche con tutti i parametri o quasi tutti i parametri identici, io avrò una colorazione del singolo pixel che sarà diverso da fotografia a fotografia, come lucentezza prima di tutto. Quindi ad esempio apriamo le foto che abbiamo appena visto, quindi questa è la prima e questa è ad esempio la terza. Affiancandolo si noterà che ad esempio questa parte nella prima fotografia risulta più scura che in quest'altra. E allo stesso modo possiamo notare lo stesso questa parte laterale che sembra più chiara, insomma. Anche il basamento, a questo punto, questo sembra più ingiallito, questa parte. Qua la differenza non si nota molto, però se dovessi ad esempio selezionare una di queste fotografie, mi accorgerei subito di un'ulteriore differenza, ovvero che in questo caso cambia il tempo di esposizione anche oltre alla focale. Quindi se io vado a paragonare questa fotografia, la 3028, con ad esempio quest'altra fotografia, la 3026, noterò subito e immediatamente differenza cromatica, ad esempio anche nell'edificio qua dietro.
Sono piccolezze che però, se uno svolge un lavoro simile, dovrebbe farci caso per evitare un risultato diverso. Vedete che questa è più chiara. Torniamo quindi alla nostra elaborazione delle immagini fotografiche. Per notare che il nostro processo è quasi finito. Quindi dicevamo, è opportuno utilizzare una modalità manuale in maniera tale che tutti i parametri siano bloccati e anche uno shutter speed definito. Quindi è importante bloccare il bilanciamento del bianco, l'ISO e lo shutter speed, in maniera tale che non entri troppa luce, quindi che non sbianchi, diciamo, alcune superfici piuttosto che altre. In questo caso le differenze sono abbastanza contenute, però potrebbero essere molto più elevate, ricordandoci di fare la campagna fotografica in una giornata come in questo caso coperta, perché non sono ammissibili riflessi né parti colpite dal sole che cambiano chiaramente l'aspetto colorimetrico del monumento da rappresentare. Tutti i colori devono essere uguali, tutte le facce devono essere uguali, riprese da ogni angolazione. Diciamo che questa fase di ricostruzione ci restituirà la nube densa. Nube densa è praticamente la fase precedente, dicevamo, alla stesura delle superfici, e chiaramente più sarà fitta, più ci vorranno delle superfici per unire ogni singolo punto in maniera precisa. Ora noi dobbiamo decidere se effettivamente sia necessario avere una nube troppo fitta nel caso che dovessimo rappresentare il nostro soggetto in una scala modesta, oppure se è necessario appunto mostrare il minimo dettaglio, quindi se il numero di queste facce che ci serve deve essere appunto elevato, oppure altrimenti avere un numero medio di facce che ci garantisca un buon risultato sia a video che durante la fase di stampa 3D. Ci sono tanti modi di condividere poi successivamente questo modello, quindi dicevamo sia con una strumentazione di un'esportazione in un formato come il PDF interattivo che ci consente di mostrare a video il nostro risultato, oppure si può esportare direttamente il modello come un solido e quindi magari importarlo su delle piattaforme online gratuite come Sketchfab, gratuite per i non professionisti, diciamo, dove si possono personalizzare alcuni parametri come le luci, le caratteristiche ambientali, quindi delle texture, la rugosità delle superfici,
e anche l'esposizione. E tutte queste caratteristiche risultano abbastanza importanti per poi acquisire il nostro modello all'interno del nostro magari blog, oppure per condividerlo all'interno dei social network per far vedere cosa siamo stati in grado di ricostruire. Le applicazioni sono infinite, quindi dicevamo prima che ormai non ci si ferma più a fare solamente delle mappature con la fotogrammetria, ma si possono appunto ricostruire vere e proprie diciamo veri e propri modelli che possono essere utilizzati per infiniti scopi, quindi magari potrebbero essere utilizzati per la presentazione anche di oggetti d'arredo, di design, oggetti, accessori di moda o semplicemente per pubblicizzare magari un oggetto innovativo. La nostra procedura di creazione della nube densa è terminata. Come vedete qua sotto, vedete il numero di punti che sono stati ricavati, ovvero 5.621.570. Vedrete come zoomiamo che questa nube, appunto come dice il nome, è molto densa rispetto a quella ottenuta vedete, dalla nube sparsa, e ha già a che fare con un aspetto colorimetrico e indica, diciamo, i limiti dove stendere successivamente tutte le superfici. Anche le scritte sembrano che abbiano un'ottima risoluzione e anche la targa qua dietro è molto ben definita, seppur si trattano ancora di punti, come dicevamo. Fase successiva è quella di creare una geometria che aderisca, abbiamo detto, a questi punti. Ora, per creare questa geometria dobbiamo andare su Workflow e selezionare Build Mesh. Da questo pannello è possibile verificare la sorgente sul quale affidarsi per la ricostruzione, in questo caso nube densa mettiamo, perché quella sparsa abbiamo visto che è molto meno fitta, e poi c'è anche un'altra possibilità dalla mappatura, insomma. Nel nostro caso abbiamo come possibilità di numero di facce, come alta ci viene indicato 1.124.000, media 374.000 e bassa 124.000. Noi decidiamo che vogliamo ottenere un risultato anche più alto di quello massimo indicato, quindi facciamo 2 milioni, solitamente intorno a 2 milioni si ottengono ottimi risultati per una normale elaborazione. Interpolazione, possiamo scegliere se è enabled oppure extrapolated. Nel primo caso verranno ricostruite tutte le geometrie aderenti al modello così com'è, cioè con i buchi nei vari punti. Ad esempio, notate qua che sulla testa manca la mappatura perché non sono state fatte fotografie dall'alto, e qua sopra il blocco di pietra è la stessa cosa. Se seleziono enabled, dicevamo, succede che il modello non viene perfezionato, invece seleziono extrapolated e in questo caso praticamente viene completato laddove ci sono delle parti mancanti, quindi selezioniamo questa opzione. Calcoliamo il colore dei vertici, va bene, e quindi pigiamo ok.
durante questo procedimento verrà ricostruita la geometria con l'opportuna colorazione per avere degli ulteriori agganci nella fase di texturing, nella fase successiva. Quindi la texturing cos'è? Non è altro che l'ultimo procedimento che ci consente di far aderire le fotografie alla geometria come fosse un lenzuolo. Immaginate la geometria come un calco di gesso, noi come fosse una pelle o un vestito, e applichiamo tutte le caratteristiche materiche dell'oggetto sull'oggetto. E vediamo cosa viene fuori da questa elaborazione, ricordandoci di limitare le parti interessate, quindi facendo, non appena il processo avrà termine, una selezione che andrà ad eliminare questa parte sottostante. È importante orientare bene il modello, come abbiamo fatto prima, secondo gli assi cartesiani, anche per una successiva elaborazione, magari all'interno di altri programmi di modellazione tridimensionale. Io utilizzo ad esempio il Rhinoceros, e praticamente se uno volesse ricavarsi degli elaborati planimetrici e prospettici, quindi in sezione, è assolutamente importante che ad esempio un edificio si trovi e venga rappresentato nella giusta direzione, perpendicolare naturalmente al suolo. Quindi approfitto di questa precisazione per dire che le applicazioni sono infinite anche per un lato di per un dettaglio anche di particolari costruttivi. Inoltre questa disciplina offre un grandissimo vantaggio. Immaginate questo blocco di pietra al di sotto della statua. Per farlo uguale, quanto tempo ci occorrerebbe dalla modellazione di magari a partire da un cubo, per scolpirlo in questa maniera e farlo uscire appunto così come uscito già dalle fotografie. I tempi sono molto più brevi e questa disciplina è particolarmente consigliata per dei profili complessi e magari anche per altre discipline, oltre che alla tutela dei beni culturali, anche per l'archeologia, quindi per gli scavi, laddove non si possa toccare magari un reperto, è fondamentale documentarlo per poi magari ricoprirlo
se non si hanno i soldi, i finanziamenti per una fase diciamo di prelevamento, o qualora il reperto sia troppo fragile per prelevarlo. Ci sono poi ulteriori applicazioni, dicevamo che sono quelle magari legate a degli aspetti multimediali, magari che possiamo pensare all'interno di musei, oppure anche all'interno del, della stampa 3D, laddove io ad esempio voglia replicare una scultura contenuta in una teca in originale, magari darla in mano a dei giovani studenti per scopi didattici, oppure a degli utenti ipovedenti che, non potendo vederla appunto quando si percorre lo spazio museale, potrebbero toccarla, quindi sviluppare la conoscenza tramite un approccio tattile. Questi campi sono tutti, queste direzioni sono tutte molto innovative e che stanno entrando nell'immaginario collettivo. Quindi la procedura di generazione della mesh è quasi finita. Ehm, Possiamo quindi verificare l'ultima fase dopo la generazione, la decimazione. Quindi il programma tende sempre a sovradimensionare le superfici ricostruite, quindi dopo una iniziale ricostruzione di superfici aderenti, il programma stesso si accorge di averne generate troppe, quindi le sfoltisce per poi lasciare quelle che sono più importanti. Potrebbero essere fatte ulteriori decimazioni da parte dell'utente, laddove le caratteristiche magari del computer dove dovesse esporre il risultato fossero molto basse, e quindi laddove mostrare un dettaglio particolare non sia particolarmente obbligatorio. Quindi la procedura di decimazione così terminata, e quindi adesso si procede all'ultimo step, dove vengono conferiti i colori alle superfici. Possiamo selezionare dalla barra in alto a fianco all'opzione Dance Cloud quest'altro menu a tendina, dal quale selezionare le varie tipologie di vista. La vista solida è quella che ci interessa in questo momento, per vedere quella che è stata la ricostruzione del modello. Ora, valendoci sempre della funzione lazzo, che è quella che abbiamo utilizzato precedentemente,
quindi della selezione libera, possiamo scontornare il basamento da tutto il resto. Abbiamo selezionato questa parte, però ad esempio abbiamo perso l'angolo. Per aggiungere parti teniamo premuto il tasto CTRL e facciamo clic col tasto sinistro, trascinando il mouse per selezionare le parti mancanti. Ora, girando attorno all'oggetto, potremo aggiungere altre parti e notare magari che in alcune zone ci sia stato un errore perché sono state selezionate le parti che non volevamo, e quindi col tasto Shift, trascinando il mouse col tasto sinistro, possiamo deselezionare le parti aggiuntive. Quindi dicevamo CTRL più il tasto sinistro ci consente di aggiungere delle parti, invece Shift più il tasto sinistro ci consente di deselezionare le parti. Quindi da questa angolazione possiamo aggiungere ulteriori zone che non siamo riusciti a prendere, sempre col tasto CTRL. Ok, e quindi possiamo ruotare ulteriormente l'oggetto per completare la selezione. E quindi aggiungere l'ultimo pezzo. Tenendo premuto il tasto CTRL e avendo impostata la freccetta, possiamo trascinare la vista ok. Mi sembra che sia tutto selezionato, ci manca questo pezzo. Ok, e ora possiamo procedere accertandoci di non aver selezionato niente al di fuori del blocco, con col comando di eliminazione della selezione. Andiamo qua sopra, selezioniamo questa X e sarà eliminato esattamente tutto ciò che era attorno al blocco. Ora qua sotto è rimasto un buco che potremo chiudere opportunamente andando dal menu Tools e selezionando Mesh e quindi Close Alls, chiudi i buchi. Questo comando impostato al massimo ci consente di ricoprire tutto il buco. Pigiamo quindi sul tasto OK e vedrete che il posizionamento delle mesh sono andate a coprire quello che sta attorno. Quindi cliccando al di fuori, se questa geometria non ci convince, come in questo caso, possiamo utilizzare un'ulteriore funzione dal menu Tools, andiamo su Mesh e utilizziamo lo smusso per attenuare queste superfici. Applichiamo le facce selezionate
e anziché fissare i bordi, come in questo caso i limiti, quindi avere una rappresentazione così spigolosa, non selezioniamo questo parametro, pigiamo ok per avere una giunzione più armoniosa tra le parti. Vedrete che il risultato è più morbido. Clicchiamo ora fuori e ruotiamo il modello. Questo risultato ottenuto è perfezionabile con un'applicazione in più fasi di questo strumento. Ora proseguiamo il nostro procedimento andando innanzitutto a verificare quello che è l'aspetto colorimetrico della ricostruzione. Eccolo qua. E quindi andando a creare la mappa texture per avere l'effetto fotorealistico. Facciamo quindi il tasto destro sul chunk, andiamo su Process e selezioniamo Costruisci la texture. In questo menu potremmo avere la modalità di mapping, di mappatura, quindi generica. Consiglio solitamente di usare la generica perché si applica a tutte le geometrie. Ortofoto qualora fosse stata una mappa, quindi vista dall'alto, ortofoto che si adatta in qualche maniera, e in questo caso è consigliato per ad esempio muri con un certo spessore, quindi per un'ulteriore dimensione nella profondità, oppure singola camera qualora si voglia ricreare la texture solamente da una vista. Dimensione da texture selezioniamo 2046, quindi una 2K, senza esagerare, mi sembra adeguata per valutare la potenzialità dello strumento. Quindi da pannello avanzate possiamo selezionare abilita la ricostruzione della mappatura dove non ci sono state fotografie, nelle zone nere, e quindi deselezioniamo invece il filtro di ghosting perché non c'è un effetto mosso in queste fotografie. Quindi premiamo sul tasto OK per completare la procedura e aspettiamo che il processo abbia termine. È molto importante nella fase di selezione della texture di scegliere le caratteristiche di risoluzione che siano prossime a quelle delle fotografie scattate. In altro modo non potrei avere una risoluzione, un modello scattato ad esempio a 8 megapixel e ricostruito poi e ridimensionato il doppio o il triplo, perché quelle texture sarebbero stirate, sarebbero molto più grandi di quelle che sono state elaborate. Quindi bisogna stare attenti anche a non creare dei modelli sovradimensionati in maniera tale che non si abbiano perdita di dati e di caratteristiche. È certamente consigliabile ridurli, anche perché sono già di dimensioni buone come vengono ricostruiti.
Possiamo infine verificare il risultato cliccando sempre da questo menu a tendina dove c'è la piramide e andando su Text to Read. Come vedrete il grado di definizione tra il text to read e lo shaded è molto differente. Lo shaded è molto più approssimativo e invece il text to read è molto più definito. Ora, se io volessi ruotare il modello rispetto al centro del corpo, mi basterà fare con selezionato la freccetta e il cursore dal menu degli strumenti, faccio doppio clic sullo stomaco, diciamo, della statua per poi poterlo ruotare in ogni direzione. Abbiamo ottenuto un ottimo risultato, quindi decidiamo di voler creare un render di questa vista, quindi deselezioniamo le fotocamere, deselezioniamo l'orbita e clicchiamo col tasto destro sul modello e quindi su cattura vista. Qua è possibile scegliere un file di destinazione, cioè scusate, una cartella di destinazione che magari chiamiamo render e il nome del file che lo chiamiamo 01 render monumento e quindi facciamo clic su salva per confermare. Decidiamo che 2000 pixel forse sono anche pochi, facciamo il minimo 2000, così ci viene 4948. Selezioniamo, lasciamo invariate le opzioni di default e pigiamo sul tasto ok. Andiamo a verificare il risultato dalla cartella renders facendo doppio clic sulla fotografia appena ricavata. Come vedrete è un render di alta qualità. Possiamo quindi infine esportare il nostro modello andando dal menu file su export e su export model e lo stesso procedimento è sempre ottenibile anche dall'export pigiando il tasto destro su chunk, quindi export model e lo salviamo in file obj che è il più comune, chiamandolo magari statua monumento. Ricordiamoci sempre di non avere spazi tra un nome e l'altro, ma di interporre una barra, un underscore, perché altrimenti potrebbe non essere aperta dai programmi esterni. In questo caso c'era già un modello, lo sostituiamo. Vogliamo che vengano esportati i colori dei vertici, le normali dei vertici, la texture e voglio che sia incluso questo commento generato con Gsoft Metashape da Gabriele Mura. Pigio il tasto OK per confermare. E quindi in conclusione, volendo, posso anche esportare il PDF interattivo chiamato sempre monumento.
Benissimo ragazzi, possiamo verificare il PDF interattivo appena creato. E quindi potremo vedere il nostro risultato, magari centrandolo nella vista corrente, e sotto leggere il suffixo generato con Agisoft Metaship da Gabriele Mura. Facendo clic col tasto sinistro potremo ruotare il modello appena creato in ogni direzione. Inoltre con lo scroll possiamo avvicinarci per apprezzare i dettagli delle parti. Vedete la targa ad esempio. Benissimo ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa prima lezione che vi concederò gratuitamente. Prima lezione del corso su Agisoft Metaship Standard. Mi auguro di esservi stato d'aiuto. Nel caso che vi servissero maggiori chiarimenti, fatemi presente gli argomenti di cui volete trattare, così creerò un corso ad hoc per voi. Fornisco consulenze gratuite per brevi tempi, entro mezz'ora massimo di tempo, quindi risoluzione dei problemi per tempi brevi. Quindi affiancamento invece per tutte le fasi di ricostruzione, questo invece sono servizi a pagamento. Offro dei tutorial, ne ho creati 23, sono ad un prezzo speciale attualmente sul mio sito agisoft-coaching.com e costano solamente €1 ciascuno, 23 tutorial, quindi con una cifra abbastanza ridotta portate a casa un bel numero di casi studio. Ricordatevi di iscrivervi sul mio sito agisoftcoaching.com. C'è anche la mia pagina Facebook dove potete mettere mi piace, e il mio profilo LinkedIn dove potete magari contattarmi nel caso di collaborazioni o ricostruzioni interessanti dove potremo fare sicuramente un buon lavoro. Grazie ragazzi, alla prossima video lezione e ciao ciao.